Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono il W2FND, Lucio, ed oggi vi voglio mostrare gli strumenti e il metodo che utilizzo per realizzare i trasformatori di potenza per trasmissione con le ferriti. Questi trasformatori sono anche comunemente detti un UN. Anche in questo caso non ho alcuna presunzione che sia il metodo migliore, ma è semplicemente il metodo che uso io. In descrizione vi lascio anche il foglio di calcolo in Excel e la tabella delle formule utilizzate, così potrete verificare i vostri progetti e magari migliorare il mio foglio di calcolo. Ma iniziamo subito! Il trasformatore di impedenza di potenza serve per adattare l'impedenza dell'antenna alla linea di trasmissione ed è in grado, diversamente da quello per ricezione, di reggere la potenza in transito. La tipologia che di solito si usa è quella ad autotrasformatore perché consente di ridurre il più possibile le perdite nei conduttori. I trasformatori e gli autotrasformatori possono essere costruiti con le ferriti di foggia più disparata, ma noi radioamatori utilizziamo più frequentemente le ferriti toroidali, le ferriti binoculari ed i manicotti di ferriti. Tutti questi possono essere impilati o affiancati tra loro per aumentare la sezione del materiale magnetico. Qui nell'immagine vediamo il modello semplificato di un trasformatore di potenza, dove sono evidenziati i vari elementi parassiti del componente reale. In particolare si prevede la capacità CT, che è la capacità parassita tra spira e spira sia del primario che del secondario, la resistenza RW che rappresenta la resistenza dei conduttori sia del primario che del secondario, l'induttanza LD che è l'induttanza di dispersione dovuta ai flussi magnetici che non vengono concatenati dal secondario, la resistenza RC che non è una vera resistenza ma rappresenta le perdite nel materiale magnetico, l'induttanza L con M che è l'induttanza di magnetizzazione del trasformatore, poi c'è il trasformatore ideale e il suo carico. La progettazione di un trasformatore di potenza prevede un approccio completamente diverso da quello che abbiamo usato per i trasformatori per piccoli segnali, cioè quelli per ricezione. Infatti il grande nemico da combattere è il calore che si sviluppa all'interno del trasformatore. Il parametro che rende meglio questa capacità di sviluppare poco calore è l'efficienza. L'efficienza di un trasformatore si definisce come la potenza che viene rilasciata al secondario diviso la potenza entrante. La potenza rilasciata al secondario non è altro che la potenza entrante meno le perdite, ovviamente. Detto ciò, i passi da svolgere per realizzare trasformatori di potenza sono 6. Il primo è decidere la tipologia migliore, cioè lo schema migliore. Il secondo è scegliere la ferrite più adatta. Il terzo è decidere i conduttori da utilizzare. Il quarto, verificare col foglio di calcolo i parametri di funzionamento. Il quinto, finalmente, è costruire il trasformatore. E il sesto è verificarne le prestazioni col VNA. Scegliere lo schema migliore non è cosa semplice e spesso si devono fare tante prove prima di arrivare a quella che ci soddisfa. Fondamentalmente bisogna ridurre al minimo gli effetti parassiti, sia nel rame che nel materiale magnetico. Infatti bisogna ridurre al massimo la potenza dispersa, onde evitare il surriscaldamento della ferrite, che se non è dissipato correttamente porta al suo aumento della temperatura. L'aumento della temperatura fa migliorare la permeabilità fino al punto di Curie. Subito dopo vi sarà però un crollo. Gli elementi che generano il calore sono la resistenza dei conduttori, che abbiamo visto prima nel modello, dovuta all'effetto Joule, e questo effetto Joule si ha perché il conduttore è attraversato dalla corrente ed è aggravato dall'effetto pelle e dall'effetto di prossimità. E le perdite nel materiale magnetico che sono rese dalla resistenza RC, sempre del modello che abbiamo visto. La resistenza
RC è dovuta all'isteresi del materiale e alle correnti di Foucault. Per cui la scelta della tipologia deve tenere in conto alcune cose. Bisogna preferire i progetti che prevedono degli autotrasformatori, perché gli autotrasformatori rispetto ai trasformatori normali minimizzano le perdite nei conduttori. Bisogna preferire i progetti che hanno meno spire, perché il numero di spire va ad incidere direttamente sugli effetti parassiti, quindi meno spire, meno effetti parassiti avremo. Dovremo preferire progetti che utilizzano tecniche per ridurre l'effetto di prossimità, magari con linee multifilari, e ferriti con basso valore di permeabilità mu secondo, perché il mu secondo è il parametro che indica le perdite nel materiale magnetico. Infine, bisognerà scegliere quei progetti che hanno indicato la reale efficienza del trasformatore, che non dovrà mai essere inferiore all'85-90%. Comunque non è facile districarsi nella ride di progetti che ci sono in rete. Personalmente vi consiglio i progetti presentati da Sevic nel testo Transmission Line Transformers Handbook, edito da Amidon, perché li ho sempre trovati funzionanti. Come vi ho già accennato in precedenza, la ferrita migliore è quella che nel campo di utilizzo presenta la permeabilità magnetica mu' più grande possibile e la permeabilità mu secondo, quella che scalda, più piccola possibile. In HF si usano di solito il mix 52 che Amidon chiama K, il mix 61 e in media frequenza la 43. La foggia può essere manicotto, binoculare, toroide, spesso anche impilate tra loro come vedete qui. Il mix 52 presenta una permeabilità mu' intorno ai 250 e una permeabilità mu secondo al di sotto dei 100 fino a 9 MHz. Il mix 61 presenta una permeabilità mu' più bassa, intorno ai 125, ma come potete vedere il mu secondo resta sempre al di sotto dei 100 fin oltre i 30 MHz. Il mix 43 presenta una permeabilità mu' molto elevata, ma il mu secondo resta al di sotto dei 100 fino a 1850 kHz. I conduttori sono scelti in base alla corrente che li attraversa. 2-3 A al millimetro quadrato sono più che sufficienti, perché la sezione dei conduttori è ridotta a causa dell'effetto pelle e dell'effetto di prossimità. Quindi è bene usare sezioni generose. In molti casi poi si utilizzano tecniche di avvolgimento particolari per ridurre l'effetto di prossimità. Queste tecniche utilizzano avvolgimento ad un solo strato ed intercalati tra loro, in modo che le ampere spire all'interno dell'avvolgimento crescano il meno possibile. Evitate poi di sovrapporre le spire per due buoni motivi. Il primo, che si dissipa meglio il calore, e il secondo perché riduce l'effetto di prossimità. Comunque gli avvolgimenti che trovate sul testo di Sevic sono fatti in questo modo. Infine, se possibile, utilizzate i cavi coassiali, perché i cavi coassiali di buona qualità hanno i conduttori argentati e hanno capacità ed induttanza distribuite costanti lungo tutto il conduttore. I conduttori che autocostruite, se non sono incollati tra di loro, non garantiscono prestazioni costanti lungo tutto l'avvolgimento. Qui vedete due esempi di avvolgimenti con cavi multifilari ad uno strato presi dal testo di Sevic, dove sono indicati l'inizio e la fine di ogni trefolo. Una volta scelto il tipo di trasformatore e definite le sue condizioni di funzionamento e quindi la potenza, la frequenza minima, la frequenza massima, è bene verificare l'induzione massima all'interno della ferrite, l'efficienza del trasformatore e
stimare il coefficiente di riflessione al primario. Tutte verifiche piuttosto complesse, per cui vi ho preparato un comodo foglio di Excel che vi lascio qui in descrizione. Il foglio di Excel è comodo anche perché potrete variare i parametri e vedere quanto incidono sul risultato finale. Per esempio potrete variare il numero di spire, potrete impilare più ferriti e quant'altro. Bene, siamo arrivati alla costruzione del trasformatore. Come esempio prendiamo un trasformatore 3250 ohm che serve per adattare l'impedenza di un'antenna verticale per le bande 160 e 80 metri. Scusate, ma io sono fissato su queste frequenze. Il progetto è preso da Sevic, dal suo testo Transmission Line Transformers Handbook, a pagina 11, e lo schema è questo qui. Si tratta di un autotrasformatore che noi realizzeremo con una ferrite FT24052 su cui avvolgeremo 4 spire di filo quintufilare di diametro per gli avvolgimenti comuni, che sono questi qua, 1,3 mm, mentre per l'avvolgimento serie di 1,6 mm. Il trasformatore lo avvolgiamo per gestire 500 watt e ci aspettiamo un'efficienza superiore al 95%. Prima di iniziare la costruzione vera e propria è bene pianificare le operazioni. La prima cosa che ho fatto è stata riportare lo schema di Sevic su un foglietto e definirne lo schema elettrico. Come vedete si tratta di un autotrasformatore dove gli avvolgimenti comuni sono questi qua e l'avvolgimento serie è quest'altro qui. Poi è bene definire il collegamento dei singoli trefoli che spunteranno dal trasformatore per semplificare poi le operazioni di saldatura. Una volta che abbiamo definito il progetto e pianificato le attività, è bene controllare i parametri fondamentali di funzionamento col foglio di calcolo in Excel. Il foglio si presenta come quello utilizzato per i trasformatori per ricezione, ma dà enfasi agli elementi parassiti che dissipano energia. Dopo aver inserito la frequenza minima di lavoro, l'impedenza del primario e del secondario, la potenza massima, il numero delle ferriti utilizzate, l'area e la lunghezza del circuito magnetico che trovate nel tab fisici, questo qui, vi verrà richiesta l'induzione massima che trovate nel tab della ferrite 52, quella che abbiamo intenzione di utilizzare, quindi 290 millitesla. Poi vi verrà chiesto il valore minimo del modulo del coefficiente di riflessione, tipicamente meno 20 dB. Infine dovrete stimare la resistenza RF dei conduttori. Questo dato non è conosciuto a priori perché dipende, oltre che dalla sezione del conduttore, anche dall'effetto pelle e di prossimità che non sono a priori conosciuti. Per cui, se non sapete cosa mettere, mettete tra i 3 e i 5 ohm in funzione della lunghezza del conduttore. Io ho messo 3 ohm. Però questo dato comunque lo possiamo cambiare anche in seguito. Poi inseriamo i dati di permeabilità della ferrite che troviamo sempre nel tab 52 in corrispondenza della frequenza che abbiamo impostato e una volta inseriti questi valori nelle caselle a fondo grigio troveremo già i primi risultati. Ora non ci resta che inserire nella riga 21 il numero di spire del primario che otteniamo dal progetto. Nel nostro caso sono 20 spire, ben superiore alle 7,72 spire minime richieste per avere meno 20 dB di coefficiente di riflessione. Poi nella riga 31 dovremo inserire il numero di spire del secondario, che nel nostro caso sono 16.
Ora i dati sono completi. Nella riga 22 potremo leggere l'induzione massima, che è di 6 millitesla, di molto inferiore a quella massima che è di 290 millitesla, e nella riga 34 troveremo l'efficienza di trasformazione causata dalle perdite evidenziate nella riga 29, che sono di soli 9 watt. Come potete vedere, l'efficienza è 98,1%, ben al di sopra del 95% atteso. Infine, nella riga 36 leggiamo il modulo del coefficiente di riflessione stimato, che è di meno 29,7 dB. Anche in questo caso il valore è ben al di sotto dei meno 20 dB. Se fosse inferiore apparirebbe qui di fianco un warning in color rosso. In tal caso potremo inserire nella riga 35 una capacità in parallelo per compensare l'induttanza di magnetizzazione e cercare di migliorare il coefficiente di riflessione, ma nel nostro caso non serve. Ora non ci resta che copiare le due colonne e verificare le stesse cose, ma nella banda degli 80 metri. Ecco che le copiamo. Qui dovremo cambiare la frequenza di lavoro mettendo 3500 kHz e la permeabilità della ferrite che troveremo nel tab Mix 52 in corrispondenza dei 3500 kHz. Leggiamo 274,7 e 8,9. Li andiamo a riportare nelle righe corrispondenti, quindi 274,7 e 8,9 per il mu secondo. Una volta riportati i dati nel foglio elettronico, notiamo che non appaiono warnings colorati in nessuna delle due bande. Quindi possiamo procedere alla costruzione del trasformatore. Se vogliamo, ora possiamo cambiare le impostazioni iniziali, come per esempio la potenza di utilizzo. Se poniamo 2500 watt, l'induzione nell'unica ferrite utilizzata aumenterà, ma sarà sempre di molto inferiore a quella massima consentita e comunque non apparirà nessun warnings in nessuna delle due bande. Ho realizzato il conduttore pentafilare da avvolgere sulla ferrite. Non avevo il filo da 1,6 mm da mettere in mezzo per l'avvolgimento serie e quindi li ho messi tutti da 1,3 mm, anche perché questo trasformatore verrà utilizzato soltanto per questo video. Inoltre da questo lato ho prestagnato i trefoli in modo da agevolare le operazioni di saldatura successive. Ho avvolto il conduttore pentafilare attorno ad una ferrite FT 240-52 ed ho saldato i trefoli secondo il progetto prestabilito. Questo è il terminale di massa, questo è il terminale a 32 ohm e questo è il terminale a 50 ohm. Ora che abbiamo costruito il trasformatore, dobbiamo verificarne le prestazioni col VNA. La prima misura che andiamo a fare è quella del coefficiente di riflessione e quindi andremo a realizzare questo schema qui. Il secondario lo caricheremo con un trimmer preimpostato a 32 ohm, mentre il primario a 50 ohm lo andremo a collegare alla porta 1 del nostro VNA. Poi andremo a misurare sul primario il coefficiente di riflessione gamma alias S11. Ora
collegherò il trasformatore a questa fixture dove ho già predisposto il trimmer a 32 ohm e l'adattatore per inserirlo nel VNA. Ho collegato il trasformatore alla fixture e al trimmer da 32 ohm. Poi la fixture l'ho collegata al mio VNWA che ho calibrato tra 1 MHz e 60 MHz sul piano di riferimento convenzionale del connettore SMA. Poi ho spostato il piano sul piano di misura aggiungendo 212 picosecondi. Ma ora andiamo a vedere i grafici. Sul display vedete rappresentata su una scala di 10 dB per quadretto la traccia dell'S11. Il marker 1 corrisponde a 1825 kHz e registra meno 31,88 dB, meglio dei meno 29,7 calcolati. A 3500 kHz registriamo addirittura meno 35,69 dB, molto meglio dei meno 30,27 calcolati col foglio di Excel. Evidentemente la resistenza stimata dei conduttori è più bassa di quella ipotizzata. Anche alle frequenze superiori il trasformatore continua a comportarsi bene. A 30 MHz presenta ancora meno 26,86 dB, ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze. All'aumentare della frequenza aumenta anche il musecondo e le perdite nei conduttori e di conseguenza il calore sviluppato nella ferrite, per cui il rendimento del trasformatore calerà inesorabilmente. Una volta fatta questa misura dovremo costruire un secondo trasformatore e collegarli in questo modo. I primari li collegheremo uno alla porta 1 e uno alla porta 2, mentre i secondari li collegheremo assieme, come anche le masse. Poi andremo a misurare col VNA l'insertion loss, quindi l'S21. S21 che dovrà essere dimezzato perché sarà il contributo di uno e di due trasformatori posti in cascata. Quindi il contributo di uno solo sarà la metà di quello che andiamo a misurare. Ho costruito un secondo trasformatore ed ho collegato il terminale a 50 ohm del primo alla porta 1 e il terminale a 50 ohm del secondo alla porta 2 del VNWA. Poi ho collegato i terminali a 32 ohm tra loro assieme, così come ho collegato le masse assieme sul piano di massa. Quindi ho calibrato Sol il VNWA su questo piano e through tra questi due connettori. Poi ho spostato il piano di riferimento convenzionale sul piano di misura aggiungendo 202 picosecondi sia sulla porta 1 che sulla porta 2 perché il VNWA misura la fase anche sulla porta 2. Ma ora andiamo a vedere quanto vale l'attenuazione S21. Ecco rappresentata sul display la traccia dell'S21 ad 1 dB per quadretto. Il riferimento a 0 dB è questa linea qua dove vedete ref. Il marker 1 a 1825 indica meno 0,09 dB e a 3500 meno 0,1 dB, valori estremamente bassi che poi vanno anche dimezzati. Per cui io direi che i trasformatori dal punto di vista dell'attenuazione vanno molto ma molto bene. Ora vediamo come si comportano dal punto di vista del calore. Il setup per la verifica del surriscaldamento dei trasformatori prevede un misuratore di potenza, l'arrivo dell'energia da questo connettore e la fuoriuscita da quest'altro che va al carico fittizio. Una termocamera misurerà la temperatura del trasformatore, che al momento è di 20 gradi. Ora diamo potenza, stiamo erogando 500 watt. Al momento il toroide è aumentato di quasi 2 gradi. Vediamo cosa succede tra 5 minuti. Sono passati 4 minuti
e il PA sta per andare in allarme, ma la temperatura del nostro toroide è 26,5 gradi, decisamente molto molto bassa. La misura è stata svolta a 3500 kHz, che è la frequenza più alta di progetto. Anche questo video termina qui. Se vi è piaciuto o vi è stato utile, mettete un bel like ed iscrivetevi al canale, così mi date una mano, ed attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Alle prossime, ciao!